effetti speciali di tutto rispetto, devo dire. Ciao, iniziamo. Che avventura ci sarà oggi? Non so mai come iniziare. L'Eagle Bird Watching che abbiamo fatto a Taipei, non sapevo bene cosa aspettarmi, però devo dire che è stata una bella avventura nella natura. Poi è la prima volta che ci avevo a che fare con l'osservazione degli uccelli. Questa la tagliamo, va. Allora, io vi anticipo già che questa sarà l'immagine più vicino ad un'aquila che vedrete in questo video, però ci saranno tante altre cose da vedere. In pratica cosa succede? Siamo partiti molto presto alla mattina, infatti c'era praticamente ancora buio, dalla cittadina di Zhunan. Siamo andati in stazione, ovviamente prima di partire ci siamo fermati a fare colazione in uno di quei barettini. Ecco, questo è il fratello di Han, chi ha preso noodle, chi ha preso quelle cose, ecco, quelle specie di omelette con dentro cose. Viaggio fino a Taipei. A Taipei abbiamo preso la metro. Allora, praticamente la mamma di Anna ha prenotato con un gruppo organizzato da National Geographic e quindi ci siamo trovati alla stazione del treno e metropolitana di Xindian. Abbiamo preso la linea verde numero 3 per arrivare appunto alla stazione. La cosa figa del viaggio organizzato qual è? Se non sai dove andare, non sai cosa fare, eccetera, è la prima volta che lo fai e non hai nessuno che ti dice dove andare, cosa fare, il viaggio organizzato è figo perché ti portano loro nei posti più belli, nascosti nei posti strategici dove puoi vedere i vari uccelli, cose varie, e appunto fai un bel giro, proprio un bel giro, e poi ti danno questo bellissimo, come avete visto prima, manualettino con praticamente i vari uccelli che vedi, loro te lo dicono, guarda, sei alla pagina e niente, te li, perché poi loro hanno dei binocoloni pazzeschi. E poi quadernino di National Geographic dove prendere un sacco di appunti. La cosa bella in Taiwan, come in tutta l'Asia più o meno, è che ti danno dei gadget per ogni cosa, tipo dei mini tatuaggi. Ci hanno dato dei mini tatuaggini di, presente quelli che si bagnano e ti tatuano, ecco quelli. Quindi passiamo al tour, si parte da lì in gruppo, abbiamo seguito gli organizzatori. Questa è tra l'altro tutta questa zona qua è molto bella, praticamente si chiama Bitan. C'è tutta una serie di posti da mangiare, cioè prendete un po' di tempo anche dopo il giro perché lì potete guardare un po' dappertutto e come in ogni angolo di Taiwan trovate sempre dei bei baracchini da street food con delle cose buone da gustare. Partiamo dal primo aspetto della cosa organizzata. Allora, bella, però la cosa più comoda del fatto di sapere dove andare è che poi ti puoi organizzare le tempistiche come cavolo vuoi. Cioè qua ad esempio la cosa un po' pacco è che ci hanno fatto fermare per un casino di tempo a guardare dall'altra parte del fiume. Ok, va bene, abbiamo visto gli uccelli, ma tipo se sei in un gruppo di 20 poi è una menata aspettare tutti. La cosa bella di sapere dove andare, sapere cosa fare, è che poi ti fai le tue tempistiche come vuoi. E infatti vedi qua è stato bello all'inizio e poi ho fatto un po' di foto, un po' di video, e poi con i tuoi bei binocolini, ecco, è meglio portarsi un binocolo secondo me se ce l'avete. Se non ce l'avete fa lo stesso. Alla fine io avevo solo questo, avevo solo il 1835. Guarda che bello ragazzi, qua è stupendo. Vedi, poi a turno ci facevano guardare una volta che avevano individuato l'aquila, l'uccello, qualsiasi cavolo fosse, e poi a un certo punto si arriva alla famosa Bitan Ferry. Dal nome sembrerebbe una stazione di barche, però vabbè, è semplicemente una barchetta che con un tot di denari ti porta dall'altra parte del fiume. Se c'è un gruppo grosso devi aspettare il tuo turno, però intanto che aspetti ti vai in giro, ti guardi attorno, fai un po' di foto fighe. Sto tipo qui gli ho chiesto se potevo filmarlo, ma no, aspetta, devo prendere il cappello, filmami con il cappello. Quindi eccolo, ci teneva molto. Ecco, finalmente poi si prende la barchetta e si va per andare dall'altra parte.
stronzo. Com'è che stronzo? E niente, qua si parte all'avventura. Appena si scende dalla barchetta, qua c'è una piccola stradina subito di fronte al fiume, la seguite. A un certo punto si gira a destra, porca non so qual è l'indicazione, poi ancora a destra appena si riesce, e poi ci sono delle scale che portano proprio dentro alla foresta. Essere in gruppo è bello perché fa quell'effetto carovana e si va su bello su, cioè proprio, ecco, qua non si vede neanche un uccello, neanche a pagarlo. Una volta poi che sei in alto, allora lì puoi osservare le aquile che planano, eccetera. Devi essere anche fortunato e devi avere anche un bell'obiettivone, ecco, bellissimo quando arrivi su. Bello, ragazzi, sembra cioè sei a un passo dalla civiltà e soprattutto dei grattacieli, però guarda che. E poi ecco, purtroppo vedendo le aquile dall'alto, va bene, le vedi con un panorama che non è proprio quello ideale perché vedi sei dall'altra parte, però comunque è una bellissima sensazione. E poi dopo a un certo punto devi seguire le indicazioni ponte sospeso e torni. Bene, dopo questo piccolo tuffo nell'avventura alle porte della metropoli, vi lascio il link al post inerente su Instagram. Se vi è piaciuto questo giro mettete mi piace, se siete curiosi di vedere le altre tappe iscrivetevi al canale, così quando avrò caricato gli altri video li vedrete in pole position. Ciao!